finalmente eccoci a raccontarvi quello che è stato il nostro viaggio in Giappone. Questo vlog arriva estremamente in ritardo rispetto a quando abbiamo fatto questo viaggio, perché lo abbiamo fatto nell'agosto del 2023, quindi ormai è passato 1 anno e mezzo. Come mai questo vlog arriva così tardi? Fondamentalmente perché, punto numero 1, non ero convinta di avere i footage per poterlo costruire, invece li avevo, ho scoperto che li avevo. E punto numero 2, il caldo assurdo che abbiamo subito durante queste 2 settimane in Giappone è stato talmente fastidioso da onestamente averci un po' avvelenato quella che è la vacanza. A posteriori, riguardandoci, è stato un viaggio bellissimo, abbiamo visto delle cose incredibili, abbiamo vissuto una cultura profondamente interessante, però ecco, ci è voluto un pochino perché la morte dovuta al caldo che abbiamo sopportato, come dire, lasciasse spazio a solo i ricordi piacevoli. Siamo arrivati a Tokyo volando con Ita Airways, passando da Roma, partendo direttamente da Bologna, e come prima cosa abbiamo ritirato il nostro Japan Rail Pass che ci avrebbe poi accompagnato durante le 2 settimane di viaggi su e giù. La prima notte l'abbiamo passata a Tokyo, prima di partire alla volta di quello che era il tour, diciamo così, che avevamo organizzato. Abbiamo soggiornato in un albergo estremamente carino, di cui adesso vi metto qui sopra il riferimento nel caso vi facesse comodo. E abbiamo scelto questo alloggio in modo che fosse abbastanza comodo rispetto alla Yamanote Line, perché appunto il giorno dopo dovevamo andare a prendere il treno per cominciare il nostro tour. Abbiamo deciso tra l'altro di lasciare le valigie in uno dei locker per viaggiare un pochino più leggeri durante gli spostamenti che avremo fatto nel sud del paese, in modo da insomma non avere problemi di spazi, perché in Giappone chiaramente lo spazio è sempre molto limitato. La prima sera a Tokyo l'abbiamo passata in un ramen bar in cui siamo morti dal caldo tra il brodo bollente del ramen, che era obiettivamente buonissimo, e il caldo fuori. È stata veramente una esperienza allucinante, per quanto veramente un ramen eccezionale che ci ricordiamo ancora adesso. Allora per stay in Tokyo. Stay in Tokyo, fresh. Akihabara. Akihabara Station. 4 passi a Tokyo di notte ovviamente non potevano mancare prima di ripartire la mattina dopo per la nostra meta. Shinkansen per Nagoya. A bordo dello Shinkansen, la nostra colazione è di questa cosa, questo che credo che sia una palla di qualcosa con dentro dei fagioli rossi, questa che è l'unica cosa normale, che è un pancake ripieno credo al latte. Il cibo dei combini è ovviamente una delle principali fonti di sostentamento per il turista in terra giapponese, sono un'ottima soluzione economica da portarsi in giro anche durante i lunghi viaggi in treno. Tra l'altro, cosa molto divertente, i treni giapponesi sono dotati di sedili che si girano in base a quello che è l'andamento del treno. Noi ovviamente da turisti sprovveduti pensavamo che fosse una trovata, come dire, per far godere il paesaggio, quindi che il sedile stesse girato verso il vetro, cosa che ovviamente invece non è, e quindi insomma è stato abbastanza divertente anche questa cosa. Il treno che abbiamo preso ci ha portato a Takayama per poi arrivare con un autobus al villaggio di Shirakawa-go. Il villaggio di Shirakawa-go è un villaggio patrimonio dell'UNESCO, che è praticamente un villaggio tradizionale mantenuto benissimo. Infatti ha ovviamente delle regole per l'accesso, non si può pernottare più di una notte, e questo per permettere alle persone di, gustarselo. Le casette di paglia che avete visto in queste immagini sono chiamate gasso e sono delle case tradizionali e sono ovviamente antichissime e sono immerse in queste bellissime risaie mosse dal vento. Fortunatamente qui abbiamo beccato qualche ora di cielo un po' coperto, che anzi è anche caduta qualche goccia di pioggia mentre gironzolavamo nel boschetto intorno al paese, che in realtà purtroppo dà poca tregua rispetto a quella che è veramente questa tremenda afa e umidità estive.
Comunque insomma il paese è estremamente pittoresco in qualunque stagione dell'anno, quindi anche andarci d'inverno ad esempio è sicuramente un'ottima soluzione, perché chiaramente viene ricoperto da una bellissima coltre di neve che lo rende super pittoresco. La cosa che abbiamo scelto di fare è stata quella di pernottare in modo da gustarcelo praticamente da soli all'alba e al tramonto. Questo perché appunto i turisti solitamente vanno e tornano dalle città limitrofe in giornata, per cui pernottare lì è un ottimo modo per vedere il villaggio un pochino più sgombro dai turisti. La nostra scelta di pernottare in una casa tradizionale è stata non così semplice da mettere in piedi, perché è difficile trovarle, è difficile prenotarle e sono anche molto costose. Ciò non toglie che sia stata veramente un'esperienza molto bella. Abbiamo visto questa casa bellissima, abbiamo dormito sul futon, quindi ci siamo veramente immersi in quella che era la vita di questi villaggi fuori dal tempo, e insomma è stata assolutamente una cosa molto carina. Abbiamo tra l'altro avuto modo di cenare presso questa casa con la cena preparata dalla signora, che ovviamente ci ha preparato una cena tradizionale giapponese, quindi abbiamo appunto mangiato tutte le 1000 pietanzine giapponesi con appunto il fornello acceso su cui cuocere la carne di manzo e le verdure secondo quelle che proprio sono le tradizioni del luogo. Come vedete il villaggio fuori dalle orarie diciamo di punta è completamente deserto, e quindi sembrava che fossimo noi praticamente gli unici turisti, anche se ovviamente di sistemazioni ce ne sono insomma un numero ragionevole, diciamo così. E quindi ci siamo gustati questo bellissimo tramonto da soli, passeggiando per i viottoli con le risaie e gli uccellini che volavano nel cielo. Dopo colazione ci siamo avviati per tornare a Takayama, dove avremo passato la giornata successiva. Perché noi siamo ricchi. Noi siamo ricchi. Dopo esserci rifocillati un attimo mangiando un gelato buonissimo alle pesche, tra l'altro, abbiamo iniziato a fare un giretto per la città, che ha una zona di templi molto interessante, piena di un sacco di strutture, deserta, completamente deserta, come potete vedere nel video, perché probabilmente la temperatura era talmente proibitiva da essere veramente pazzi a voler fare un giro in questa zona, però ovviamente noi l'abbiamo fatto lo stesso, trovando questi scorci bellissimi, molto pittoreschi. Qui a Takayama avevamo scelto di pernottare in un albergo che era un ryokan tradizionale. I ryokan sono delle sistemazioni in cui all'interno è disponibile l'onsen. L'onsen è il bagno caldo tradizionale giapponese a cui di solito si accede per gruppi di persone, quindi ci sono gli onsen pubblici che sono suddivisi in onsen per uomini e per donne. Con gli alberghi invece esiste la possibilità di accedere degli onsen privati come famiglie, in modo da poter accedere ad esempio appunto come coppie anche appunto di sessi diversi. Peccato che ce lo siamo goduti fino a un certo punto, perché il caldo era ustionante e l'acqua era ustionante anche quella, quindi non c'era quel bel contrasto che magari c'è d'inverno. Alla sera abbiamo mangiato del manzo buonissimo, devo dire, in un ristorante molto tipico, in cui anche qui eravamo veramente praticamente da soli, e poi abbiamo fatto un giretto per la zona di ristorantini che ci sono in questa città, che è veramente molto carina, deliziosa. Il giorno dopo siamo ripartiti per andare verso sud, quindi per andare verso Hiroshima. Abbiamo preso il nostro Shinkansen per arrivare fino a Giuncittà, per poi andare a visitare anche l'isola di Miyajima. Cesso. Super cesso tecnologico con carta da parati, bellissima.
Facciamolo vedere un cesso tecnologico giapponese. Olè. E guarda. Poi cucina, microonde, stoviglie, mini specchio, pattume dell'Ikea, laundry con doccia separata con doccia separata addirittura, camera da letto, grande, bella grande, e terrazzino credo. Caldo notevole, elettrico e non. Scelto apposta. Carino. Terrazzino. Terrazzino, vista mattone, direi molto sexy. In realtà Hiroshima è veramente un posto bellissimo, c'è questo castello meraviglioso che abbiamo guardato soltanto da fuori perché avevamo abbastanza poco tempo da trascorrere in città, però veramente l'abbiamo trovata molto bella. A parte questo, chiaramente Hiroshima ha tutto quello che è il memoriale purtroppo della guerra, che è veramente una cosa molto toccante, molto impressionante da vedere, quindi vi raccomando di fare anche questo. Diciamo che in generale la gente spesso va a Hiroshima proprio per poter andare alla prospiciente isola di Miyajima. Si prende il traghetto e si va in una traversata di qualche decina di minuti all'isola appunto che è di fronte, dove abbiamo il famosissimo Tori Rosso che svetta nell'acqua. Is a magnificent example of the Shinden-zukuri architectural style, favored by the aristocracy in the Heian period, the 9th to 12th century. The foundations were first laid at the end of the 6th century, and in the 12th century, Lord Taira no Kiyomori built the shrine in the style that we know today. It's a Fushima. Ma quanto sei carino? Ma sei un trottolo? Niente. Ciao Rospino. Ciao Rospino stupendo. Cornine pelose. Ma chi sono queste cornine pelose tutte belle? Ciao. Ciao. Chi c'è qua? In generale tutta l'isola è estremamente pittoresca, in mezzo ai cervi si trovano questi grandi santuari, tutti architettonicamente molto interessanti. Il Tori Rosso è l'ingresso a quello che è il santuario di Itsukushima, che è un santuario shintoista appunto che si trova sull'isola. Anche questo sito è patrimonio dell'UNESCO. In generale la cosa molto particolare è che questo tori in mezzo all'acqua, in base alla condizione della marea, è raggiungibile o meno a piedi, quindi noi siamo arrivati ad esempio che appunto la marea era alta e quindi il tori era immerso nell'acqua. I momenti in cui invece la marea è bassa è possibile raggiungerlo fisicamente a piedi. In generale tutto l'edificio templare intorno è molto grande, molto bello ed è tutto quanto su palafitte, quindi è assolutamente molto bello perdersi in mezzo a questi corridoi pieni di lanterne e anche godersi quella che è l'isola all'ora del tramonto.
succede? Che succede? Hai sete? Quell'acquaccia schifosa lì, bevi? Dopo essere rientrati da Miyajima ci siamo fermati, ormai un po' sul tardino, a mangiare il famoso okonomiyaki di Hiroshima. L'okonomiyaki è uno dei piatti più famosi del Giappone e in generale quello fatto a Hiroshima è particolare rispetto a quelli serviti in altre città. E nello specifico a Hiroshima addirittura c'è un palazzo che si chiama Okonomimura, che è questo dove siamo andati noi, in cui servono solo okonomiyaki. Poi la stessa sera abbiamo pensato di fare un giretto dopo cena e all'interno di una delle tante sale giochi che ci sono in Giappone. Francamente è un qualcosa che per chi è occidentale è un pochino distopico, un pochino disturbante da vedere. È pieno di oggetti di ogni tipo, con un sacco di macchinette per vincere, diciamo così, giocattoli, peluche, di qualunque cosa. Si può vincere qualunque oggetto. Ovviamente è una cosa mangia soldi in maniera incredibile e vedi che ci sono dentro 1 miliardo di persone che tentano in tutti i modi, non so per quale motivo, di vincere gli oggetti piuttosto che comprarseli, oggetti tra l'altro insomma che si potrebbero tranquillamente acquistare, ma evidentemente c'è un significato culturale particolare dietro questo tipo di luoghi. Dopo questa serata passata a Hiroshima abbiamo la mattina successiva dato un ultimo saluto a quello che è il Parco della Pace con il memoriale, per poi avviarci verso Osaka, in cui saremo stati 2 giorni. Osaka ci ha accolti in maniera assolutamente festosa e chiassosa, con un bellissimo scorcio sul fiume Dotonbori nell'omonimo quartiere, che è veramente un quartiere fantastico in cui c'è una vita notturna incredibile, pieno di gente da far spavento, pieno di ristoranti. È veramente un luogo particolare in cui vale la pena passare una serata nonostante la grande confusione, perché è comunque un posto veramente pittoresco, pieno di insegne, veramente quello che è l'immaginario, diciamo così, delle strade giapponesi, ecco. Tra l'altro qui finalmente Dario è riuscito a mangiarsi il primo vero sushi fatto bene e abbiamo anche assaggiato il takoyaki, che sono delle palline fritte con del polipo all'interno. Chi c'è? Un trottolo? Abbiamo i biscotti? Amorino! Un panino. Niente inchino. Ciccio! Hai mangiato come un porcello! Come un porcello! Il giorno dopo abbiamo fatto una gita in giornata a Nara, che è l'antica capitale del Giappone, all'interno della quale si trova questo enorme parco dove ci sono un sacco di cerbiatti a cui si possono dare dei biscotti. I cerbiatti sono sempre molto carini ma anche un po' molesti, in quanto ti inseguono e cercano di mangiare tutto quello che hai addosso, carta inclusa, quindi insomma bisogna stare un po' attenti perché sennò ingollano di tutto, e ti accompagnano in quella che è la visita di questo posto veramente molto bello. È molto turistico. Onestamente noi non siamo rimasti super colpiti,
anche lì il caldo ovviamente non ha giocato a nostro favore. È tutto pieno all'interno di vari santuari molto pittoreschi, molto belli, ma diciamo così la cosa forse principale è il grande tempio di Todaiji, che è appunto letteralmente il grande tempio orientale, ed è un tempio buddista in cui c'è una delle statue più grandi del Giappone, di bronzo, alta fino a 15 metri, veramente gigantesca, un po' impressionante. Alla sera abbiamo fatto un secondo giretto in città perché c'era veramente piaciuta molto, e in realtà abbiamo fatto probabilmente un errore molto grossolano. Ci siamo fermati in un ristorante in cui teoricamente ti potevi pescare pesce da solo. Io trovavo la cosa abbastanza agghiacciante. Dario lì per lì l'ha ritenuta simpatica, cosa che io non ho per niente condiviso, anche perché obiettivamente questi poveri pesci erano malconci e in attesa della morte dentro queste vasche, quindi io l'ho trovato veramente qualcosa di agghiacciante, per cui alla fine l'ho trascinato via di peso perché non ne potevo più, e siamo andati invece, abbiamo cercato un piccolo ristorante in cui mangiarci un okonomiyaki tipico di Osaka questa volta, e un posto molto carino, lurido da far spavento ma a conduzione familiare, quindi noi siamo entrati che la famiglia stava guardando la televisione e si è alzata per farci da mangiare, però insomma abbiamo mangiato molto bene, alla fine è stata una cosa assolutamente carina che è valsa la pena. Poi sono arrivati anche un altro pochino di avventori, però insomma alla fine la serata è finita bene. Il giorno dopo abbiamo ripreso il treno per andare alla volta di Kyoto. A Kyoto saremmo dovuti stare a Kyoto 2 giorni prima di spostarci a Tokyo. E Kyoto ci ha accolto con questa enorme stazione dei treni veramente impressionante, una cosa incredibile, e una volta arrivati ci siamo diretti a quello che era il nostro albergo, che forse è stato il più bello di quelli che abbiamo visto in Giappone, tale Hotel Q di Kyoto, con davanti questo tempio in cui abbiamo trovato questo bell'airone ad aspettarci. Comunque insomma questo albergo veramente era stupendo, la camera era grande, un bel bagno, cioè onestamente ci è piaciuto moltissimo. E purtroppo abbiamo avuto il bene di dormirci solo una notte perché stava arrivando il tifone, quindi abbiamo dovuto anticipare la partenza per Tokyo. Il piatto speciale della casa, che è questo ristorante, che è ritenuto un posto tipo storico, hanno detto la 16ª generazione sono loro. Poi qui tutto il menù, e poi abbiamo preso il udon. A pranzo abbiamo fatto una lunghissima coda per mangiare in un ristorante tradizionale che è considerato un'esperienza incredibile, anche ovviamente molto costosa. Io devo essere onesta, non sono rimasta particolarmente colpita dall'esperienza, però insomma, anche perché abbiamo fatto veramente una coda sotto al sole di un'ora e mezza, una cosa abbastanza folle. Però insomma forse qua io non sono stata in grado di apprezzare, probabilmente invece era veramente cibo di qualità altissima. Chiaramente anche Kyoto è piena di templi, di posti veramente molto belli, e in realtà ci è piaciuta molto come città, quindi siamo rimasti molto dispiaciuti dell'aver avuto pochissimo tempo per vederla. Questo anche perché la sera il nostro progetto era quello di andare al Fushimi-Inari. Il Fushimi-Inari è un altro dei posti penso più famosi del Giappone. Abbiamo scelto di andarci la sera perché avevamo letto che appunto si svuotava dai turisti, oltretutto dovendo fare una lunga camminata. Speravamo di, come dire, gustarcelo con un pochino meno caldo perché era veramente da impazzire. E in realtà insomma il Fushimi-Inari ci ha un pochino deluso, probabilmente perché l'illuminazione era a luce bianca e quindi stonava tremendamente con quello che era tutta l'atmosfera pittoresca del luogo, ecco. Situazione di poco caldo. Il giorno dopo abbiamo ripreso il treno per ritornare alla volta di Tokyo, dove avremmo passato praticamente gli ultimi 5 giorni della vacanza. A Tokyo avevamo scelto di alloggiare invece che in albergo in un bed and breakfast, questo perché gli alberghi sono estremamente piccoli di misura e quindi invece in questo caso avevamo modo di avere un alloggio di una misura un pochino più ragionevole, e dovendoci stare un po' di giorni assolutamente volevamo essere un minimo comodi.
Tokyo chiaramente è un posto estremamente caotico, molto bello, molto impressionante la prima volta che ci si va. Ci si abitua in realtà in fretta, quindi lo stupore iniziale dura fino a un certo punto, però ecco insomma sicuramente fa un certo effetto quando si arriva ad esempio appunto al famoso incrocio di Shinjuku. Assolutamente sono luoghi che tutti abbiamo visto a livello cinematografico, social, e quindi sono assolutamente posti molto famosi e molto pittoreschi a modo loro, sono sicuramente molto pittoreschi. Diciamo che è molto figo, molto molto figo, è tutto molto figo. Adesso andiamo a mangiare con una fame porca. Porca. Ichiran. La catena si chiama Ichiran. Questa. Sotto. Questo coso si dice quali sono le preferenze a livello di ricchezza del brodo, aglio, cipolla, eccetera. E questo invece è il a Tokyo abbiamo mangiato in alcuni ristoranti veramente interessanti, ad esempio questo era un posto in cui ogni posto a sedere, diciamo così, era con una paratia rispetto alle altre persone, quindi in pratica erano dei loculi singoli in cui si mangiava il ramen. Questo posto specializzato in ramen, tra l'altro buonissimo, devo dire la verità. È stata un'esperienza molto carina, sicuramente un po' particolare per noi occidentali, però veramente bello, abbiamo mangiato benissimo tra l'altro. Qui abbiamo questa cosa che è see back for English. I don't know the order in process. Ok. Ora ci sono i tabellini. Questo è rumoroso. Capisco questo. I'm leaving the seat for a moment. Place this on your table. E se vuoi ordinare un'altra cosa, un altro giro e glielo metti lì sopra. Qui abbiamo bacchette. Appunto come funziona, che dalla cucina tirano su la tendina, infilano il piatto che hai ordinato prima, compilando quel modulo che avete visto, e poi dopo te lo smollano davanti, e appunto se vuoi fare il refill puoi chiederlo chiaramente e ti gusti il tuo ramen nel tuo loculo. Allora, io sto mangiando questo. Abbiamo poi continuato l'esplorazione della città girando un po' per le zone più famose e anche andando dentro uno di quelli che sono i famosi cat café, perché volevamo assolutamente fare questa esperienza. In Giappone i cat café e gli animal café in generale sono molto diffusi perché, data la misura estremamente ridotta degli appartamenti delle persone, è molto difficile per loro avere degli animali domestici. Per cui, diciamo così, chi vuole passare del tempo con un animale va appunto all'interno di un animal café dove può trovare vari tipi di animali. Sexy. Praticamente funziona così, si paga a tempo, nel senso che tu entri e ogni 10 minuti costa tot. In questo tempo hai bibite gratis, una macchinetta, quindi noi abbiamo preso un caramello macchiato, non so cosa, un latte matcha. Tu l'hai finito tu? No, tieni. E appunto nel frattempo c'è questo panorama molto carino, bisogna dire. Sì. E ogni tanto c'è un pizzone, eccolo. Puzzi! No, io non posso lo scordino. Tokyo è facilmente girabile anche se si ha il Japan Rail Pass senza dover prendere altre linee. Questo perché la linea Yamanote, la Yamanote Line, è la linea della metropolitana che fa il giro, diciamo, circolare all'interno dei quartieri principali di Tokyo, è compresa nelle linee della JR, quindi effettivamente è inclusa nel Japan Rail Pass. Allora, ciao ragazzi, siamo a Tokyo. Sta rischiando. During a typhoon. Siamo in questa zona, sono le 4:04 del mattino perché volevamo fare un giro notturna e l'abbiamo fatto, quindi. E io ho appena preso una bibita che fa schifo. E adesso in questi giorni sta arrivando il tifone, quindi siamo venuti via da Kyoto un giorno prima per evitare
per evitare di rimanere bloccati lì. Oh, no, che schifo, ma cos'è? Beh. Tokyo, ore 5 del mattino. La città si sveglia, ma in realtà non penso che abbia mai dormito questo posto. Questa notte nel nostro quartiere non c'era un cane, e invece a Shinjuku era comunque tutto aperto, c'erano una marea di locali, karaoke, bar. C'erano cani, ma c'erano un sacco di ratti. Un sacco di topi che col temporale sono usciti, e un sacco di gente, come se non fossero state le 3 del mattino, le 4 del mattino, un casino della Madonna, tutti svegli come niente, e basta. Adesso noi andiamo. Abbastanza ribaltati. Sì, gente abbastanza ribaltata un po' qua e là, montagna di pattume qua e là, da cui la scelta dei cestini mancanti, diciamo così, discutibile. E adesso giriamo per la via di casa nostra, che è questa, via di casa nostra, e poi andiamo a decidere per un po', anche perché volevo fare colazione in una bakery, ma era impossibile perché sono tutte chiuse finalmente dalle 8 alle 9 del mattino, quindi puppa. Olè, casa nostra è questa qui che vedete sulla destra, e carino. Vedete che non c'è un cane in questa zona. Oddio. Ah, rimetti a posto gli ombrelli in sharing. Sharing is caring. Basta. Chiaramente Tokyo è un posto da vivere con calma, è enorme, c'è da fare veramente la qualunque, è purtroppo un posto anche iperconsumista, quindi è tutto pieno di negozi enormi che vendono la qualunque. Mega Don Quixote, di non mi spingere che è rosso, di Shibuya. La qualunque, il delirio, stiamo per entrare nel delirio. Allora, qua ci sono in vendita gli insetti, nel senso che uno può comprare. Io non credo di riuscire a mangiare queste cose. Uno può comprare. Oh mio Dio, che schifo. Non so se riuscirei a mangiarlo, però. Non costano neanche tanto, guarda, questa zebra tarantula costa 2680 yen. Potrei sboccare. E qui c'è anche un bello scorpione, croccante. Questi sono calamari secchi. Belli, di misure importanti, calamari secchi, carne secca, Carne secca fa tutto buona. secco, gelati, Sai che potrei prendere la carne secca? che schifo. Invece me la piglio. Allora, qua ci sono le varie tipologie di Kit Kat, vedete, là era alla fragola, alla castagna, oh mio Dio, ce voglio, al matcha, tieni quello della castagna, poi qui abbiamo milk tea. Questa è l'arancia, questa è la fragola, questo è, non riesco a capire, però sembra buono, questo è biscotti qualcosa, questo è boh, questo è normale. Abbiamo anche fatto un'altra esperienza di ristorante in questo posto in cui in realtà abbiamo mangiato molto bene, in cui si piazzava l'ordine con il proprio tablet e poi dopo l'ordine ti arrivava direttamente sul nastro trasportatore di fronte a te. Onestamente è un po' complesso ordinare perché i menu sono praticamente solo in giapponese con qualche parola di inglese spersa qua e là, però insomma in qualche maniera alla fine ci si cavano i piedi e devo dire abbiamo mangiato veramente molto bene. Dario si è scofanato una quantità di sushi incredibile, io che faccio un po' di fatica a mangiare il sushi, comunque qualcosa ho mangiato e insomma è stata comunque veramente una bella esperienza, un'ottima catena a buon mercato in cui assaggiare un po' di piatti vari senza impazzire troppo.
bong. Come potete vedere la fila di piattini alla sua destra era in continua crescita perché ovviamente lui in questi casi non poteva esimersi da mangiare, da provare qualunque cosa sul menù. Scusami, siamo a Ueno, al mercato di Ueno suppongo. Adesso vorrei guardare come si chiama, ma non ho internet quindi non posso. Vendono più o meno la qualunque. Guarda come si chiama questo mercato, così me lo scrivo. Questa è da fotografare, questa vetrina lercia qua. Guarda che zenzero che hanno. Mica come il nostro. Sempre commerciali a Meiotto. Ah, meglio, ah sì, è quello che va verso Chiabara. Quindi siamo da Chiabara dentro The French Toast Café. È un French toast che presto diventerà la mia pappa. Questo invece è il pancake della morte. Ovviamente anche prendere la metropolitana in Giappone è un'esperienza, appunto vedi gente ridotta in tutte le maniere, gente che ti dorme addosso come in questo caso, insomma si vede un po' di tutto. Lì cuciniamo e questo è il locale. Siamo in un palazzo di 46 piani. Qua trovare la propria lettera diventi un po' stronzo. È stupendo. Siamo capitati in questa zona della città per esplorarla un pochino, veramente una zona bellissima con questi treni che passavano in mezzo ai palazzi, anche se onestamente in certe zone ci siamo sentiti un attimino fuori dalle rotte turistiche e anche qualche zona non bellissima abbiamo visto. Chiaramente per il resto il Giappone è un posto estremamente sicuro, quindi assolutamente si può girare anche da soli senza il minimo problema, però insomma la zona che abbiamo visto del porto era un pochino, sembrava un po' di essere in mezzo a una zona un po' di mafiosi, ecco. Chiaramente anche a Tokyo esistono 1 miliardo di viottoli, tutti pieni di queste piccolissimi ristoranti. Nello specifico in questa serata abbiamo scelto di mangiare in un ristorante cinese, anche questo era veramente lurido da fare spavento, dopo che avevamo gironzolato un pochino per tutte queste varie possibilità. Ovviamente ci sono cucine di ogni tipo e siamo capitati sulla cucina cinese solo perché obiettivamente eravamo un po' stanchi di mangiare solo giapponese. Quindi abbiamo preso dei gyoza, devo dire molto buoni e insomma alla fine nonostante tutto anche questa è stata una serata assolutamente piacevole e pittoresca. Ed ecco la nostra seconda portata che dovrebbero essere funghi e uovo saltati. Tokyo di notte dà il meglio di sé perché è tutta illuminata, piena di appunto insegne luminose bellissime, ci sono veramente degli scorci che sono degni di nota, veramente super interessanti, sembra di essere in un film. Questo non vuol dire ovviamente che di giorno la città non abbia il suo fascino, anche nei quartieri un pochino più fuori è un posto estremamente pittoresco, estremamente godibile, ordinato, pulito. Come potete vedere è proprio bello anche gironzolare per una strada qualunque. Qui eravamo nel nostro quartiere, noi eravamo a Takadano-baba, che è diciamo una zona abbastanza comoda per arrivare poi a Shinjuku eccetera, quindi avevamo cercato una zona che fosse abbastanza collegata, abbastanza centrale. In realtà ci siamo trovati molto bene perché era una zona tranquilla, quindi abbiamo
dormito tranquillamente, però allo stesso tempo eravamo vicini alla Yamanote Line, quindi con poco riuscivamo, questa foto è proprio l'uscita della metro, quindi riuscivamo molto facilmente a spostarci lungo i vari quartieri. Ecco, un'altra delle esperienze che abbiamo voluto assolutamente fare è stato andare a un All Café. Come vi dicevo prima, gli Animal Café sono una cosa estremamente gettonata in Giappone e questo dei Gufi è stato veramente un'esperienza fantastica. He and Gigi. These three, please touch only back. Ok. Faccio l'incazzata. Only back. Ok. Oh, sorry. Next, middle size. Name Mozuku, Latte, Kabocha, and outside. They like face massage. Please touch Ma sono meravigliosi. Devo dire che sono trattati benissimo, ti spiegano esattamente come accarezzarli per non farli arrabbiare, poi dargli da mangiare, quindi insomma le ragazze che li seguono sono veramente dolcissime, li coccolano in tutti i modi, quindi per quanto ovviamente sia a mio avviso molto brutto vedere animali selvatici comunque così in cattività, devo dire che però sono veramente trattati come dei principi, quindi almeno da questo punto di vista non si può dire niente, sono molto bravi, ecco. Nice. Oppala! Mangia bene. Io voglio tornare a casa prima di mangiare. Glop contento? Glop contento? Contento, bello? Hug. Ciao tesoro. È buono amore. È buono. Glop glop glop. Glop. Ciao piccolino. Vai. Apri il braccio, apri, gira il braccio. A Tokyo ci sono ogni tanto dei piccoli sprazzi, dei giardini, vedete, pieni di carpe, con vuoti, deserti incredibilmente in mezzo ai palazzi, in cui passeggiare per rilassarsi un attimo rispetto a quello che è la caotica vita cittadina. Ovviamente Tokyo è un posto bellissimo da ammirare anche dall'alto, non soltanto camminando in mezzo ai grattacieli, ma anche dai tanti punti panoramici che sono presenti nella città. Chiaramente ce ne sono tantissimi, la Tokyo Tower, il Tokyo Sky Tree, ce ne sono un sacco. Noi abbiamo scelto di andare, invece che in uno di questi a pagamento, nel Palazzo del Governo Metropolitano, che è un palazzo enorme in cui puoi salire fino a 200 metri di altezza, se ricordo bene, e veramente molto bello. Abbiamo visto veramente questo tramonto con questo skyline notturno, veramente una cosa impressionante. Devi mettere lì sopra la grigliata. Abbiamo ovviamente fatto qualche altro esperimento culinario, sempre con questa metodica giapponese di cucinare la carne direttamente sulla piastra, che appunto con la temperatura che c'è in agosto onestamente non è che sia proprio il top della goduria, però comunque devo dire abbiamo sempre mangiato molto bene e quindi è stata insomma a livello gastronomico un'esperienza particolare ma abbastanza soddisfacente. Diciamo che per me dopo 2 settimane è cominciato ad essere un po' impegnativo mangiare cibo soltanto giapponese, però insomma sicuramente se si voleva mangiare qualche altro tipo di cucina la scelta non manca, ecco, in questa città enorme. Già che c'ero io ho voluto anche approfittarne per scattare e sapevo che una modella italiana era lì, quindi ho fatto un set in mezzo, un set super rapido, in realtà un'oretta di scatti in mezzo ai palazzi a pellicola, però insomma era una cosa che volevo fare e sono stata molto contenta di esserci riuscita. Una delle esperienze veramente più belle che abbiamo fatto è stata la visita al TeamLab Planets. È una installazione su cui ho fatto un video ad hoc, quindi vi rimando qui sopra al video in merito. È un'installazione di sale, diciamo, interattive con giochi di luce di ogni tipo.
È veramente un'esperienza sensoriale praticamente immergersi in questo posto, ci sono tutte queste stanze, ognuna con una tematica diversa. Palle, solo delle palle. E la mia preferita forse è quella dei fiori, praticamente è questa cupola vetrata con specchi sul pavimento in cui ci si sdraia per terra e ci sono queste animazioni di fiori con un sottofondo musicale e, se ricordo bene, anche dei profumi apposta che passano nel soffitto, una cosa veramente bellissima, ti senti immerso in questa cosa incredibile con questi fiori che ti piovono addosso. Poi la stanza delle uova e l'ultima stanza che si incontra è quella invece delle orchidee, in cui Dario mi ha chiesto di sposarlo, quindi un posto che assolutamente è un ricordo importante, ecco. Con questa ultima veduta del ponte di Tokyo in notturna vi saluto, spero che questo vlog un po' lungo vi sia piaciuto e per me è stato un bel ricordo montarlo e quindi insomma mi ha sicuramente fatto tornare molta voglia di Giappone, speriamo di tornarci presto. Alla prossima, ciao!